senti che gira, da una stanza a lungomare fino in cima. Le nostre... Benvenuti a Messina in Onda, il podcast che non si limita a lamentarsi di come vanno le cose, ma cerca soluzioni reali per la nostra città. Siamo qui oggi grazie a un'opportunità fantastica del Corpo Europeo di Solidarietà e dell'associazione Be The Change, che ha reso possibile tutto questo. E un grazie speciale va anche al caffè letterario qui in centro, che ci ospita in questo momento e ci fa da studio. Prendetevi un caffè con noi e con Francesco, Alessandro, Marco, Gianluca. perché oggi si discute della fuga di cervelli e del motivo per cui molti ragazzi di Messina hanno deciso di andarsene da questa città. Cosa ne pensate voi ragazzi siete di Messina? Perché molti ragazzi se ne vogliono andare da Messina, se ne vanno? allora, prima di tutto vorrei sottolineare il fatto che molti ragazzi non lo decidono ma sono costretti ad andarsene per diverse motivazioni. Prima di tutto le motivazioni lavorative, c'è chi magari è in un settore che non permette di rimanere a Messina in quanto c'è carenza lavorativa, che è una cosa che ovviamente è visibile e palpabile da chiunque, osservabile da chiunque. Ci sono altri motivi, diciamo, secondari, ma altrettanto importanti, quali per esempio la mancanza di stimoli che la città riesce a dare, anche la mancanza di eventi, opportunità, sì, anche di divertimento che la città ti riesce ad offrire, che secondo me è anche una cosa molto importante, soprattutto alla nostra età, per ragazzi della nostra età, perché alla fine il divertimento è comunque una scusa per fare socialità, per conoscere persone, per fare networking, e quindi è una parte fondamentale nello sviluppo di un individuo. questi giovani che vogliono solo divertirsi e non vogliono lavorare, è incredibile. Il problema è che qua non c'è né da lavorare che da divertirsi. Quindi... E quindi abbiamo risposto, diciamo, alla prima domanda. Io volevo citare qualche dato per avvalorare la tesi, perché giustamente qua il popolo vuole i dati. E tra il 2012 e il 2024 la popolazione di Messina è passata da 242.000 a 221.000 abitanti, con circa 21.000 residenti persi in 12 anni. La fascia di 15-29 anni è passata da 42.000 circa persone nel 2012 a 34.000 nel 2024, quindi 8.300 giovani in meno in poco più di un decennio. In tutta la Sicilia dal 2014 al 2024 sono scomparsi 183.000 giovani. Cioè, ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto? Questi dati sono veramente incredibili, che tra l'altro è effettivamente un fenomeno che è osservabile e palpabile, nel senso che tutti noi conosciamo ragazzi, nostri amici, che sono stati costretti ad andarsene dalla città. Sentire i dati ovviamente è un'altra cosa, perché i dati danno prova concreta che effettivamente è un fenomeno reale, non è un fenomeno magari osservabile solamente dalla nostra bolla e dalla nostra cerchia di amici. Quindi sì, confermiamo che sia la percezione che i dati confermano quello che è effettivamente osservabile. Ma scusa, mi viene una domanda. Allora perché noi siamo qua? Perché tu sei qui? Perché Ciccio sei qui? Perché Ale sei qui? Perché siamo qui? Sì, risposta sincera. Sincerissima. Perché ho il papà con 1 milione di euro no, scherzo. Però Adottami. molte persone davvero vivono questa situazione che giustamente se lo possono, tra virgolette, permettere, no? Diciamo sono sempre di più i privilegiati quelli che rimangono, poi c'è una piccola parte invece che, come il buon Alessandro, Marco e Gianluca qua, che straglano, ovvero spingono affinché possano rimanere. Io penso, allora parlo per me, poi vi lascio parlare a voi. Diciamo, io sono uno che in realtà se n'è andato, ok, da Messina. No, io proprio dal 2017 al 2020 ho vissuto fuori, anche prima, dal 2015. Però poi sono ritornato perché effettivamente, come dite voi, ho avuto l'opportunità. Quindi, diciamo, me ne sono andato non perché volevo, ma per mancanza di opportunità, e sono tornato perché il mio lavoro me l'ha permesso, ma non è sempre così. Tu, Ale? Allora, io sono rimasto per studiare, ho deciso di rimanere qui. In realtà ci sono varie motivazioni, poi chiaramente la vita è complicata, ci sono tante dinamiche, però sicuramente una motivazione è che vedo in Messina un grosso potenziale. Ho avuto l'opportunità di viaggiare, comunque di vedere un po' altri paesi, vedere il mondo, e vedo effettivamente Messina un potenziale che non deve essere, ecco, non deve essere inespresso, non deve rimanere inespresso. Ragazzi, per dare un po' di contesto, dove siete stati? Soprattutto Ciccio, dove hai vissuto? Io ho vissuto a Palermo dal 2015 fino al 2017 circa, e poi sono stato a Roma per
altri 3 anni fino al Covid. Come sono state queste esperienze? Roma soprattutto direi che quella è un po' più distante. Allora, come diceva Alessandro, per avvalorare, no, la sua tesi, quando tu te ne vai apprezzi di più quello che avevi. Io, diciamo, poi alla fine me ne sono andato da Roma, perché alla fine avrei anche potuto rimanere, no? Una volta essendomi integrato, amici, no? Tutta la sfera sociale. Poi sono tornato per diciamo, il legame che ho, perché mi manca il mare, mi mancano tante cose, il cibo, no? Ma non è solo quello, oltre la parte sicuramente anche affettiva, chiaramente un po' che abbiamo tutti, ma perché poi ti rendi conto appunto che Messina è una di quelle città che ti dà una grossa, come dire, anche tranquillità, no? È una metropoli non metropoli, mettiamola così, no? Mentre Roma era estremamente caotica, cioè io banalmente per andare al lavoro facevo un'ora di viaggio, cioè ragazzi, un'ora di viaggio, ed era la normalità, cioè non ero io quello speciale che faceva un'ora di viaggio, sono tutti che facevano un'ora di viaggio, quindi un'ora all'andata, un'ora al ritorno, e la giornata di lavoro è diventata di 11 ore. Immagino che andassi con i mezzi. Prendi la macchina, non diventa un'ora, sono 2. Ma poi diciamo avere 23 anni a Roma, la macchina te la devi mantenere, le case non, cioè, Certo, nel senso io pagavo una stanza 420 euro, solo la stanza senza le utenze, cioè comunque è tanta roba, ragazzi, nel senso non è che poi uno vuole pure una casa, no, a un certo punto non è che puoi stare con i coinquilini universitari per tutta la vita, con tutto il rispetto, magari uno si trova anche bene, però tu Ale? Poi nelle vostre esperienze? Allora, io Ho sentito. quello che posso dire è punto di vista ovviamente diverso da Ciccio, perché non ho mai avuto l'esperienza di vivere e lavorare fuori, se non un'esperienza che ho avuto in Erasmus 6 mesi, che ovviamente dico, sappiamo chiunque abbia fatto l'Erasmus che l'Erasmus non è la vita di tutti i giorni, ma è una vita particolare, diciamo così. Quindi quello che posso dire è che attualmente la mia sensazione che ho, per quanto io apprezzi Messina e l'Erasmus mi abbia aiutato a apprezzare maggiormente Messina, è che attualmente invece ho la sensazione di voler andare via, di fare esperienza, e a volte un po' anche il timore che questa tranquillità che la città effettivamente riesce ad offrirti, che ovviamente è una cosa positiva, allo stesso tempo però ti precluda molte possibilità di poter fare esperienze, di poter conoscere gente, di banalmente anche lavorativamente parlando. Ovviamente io ancora sono uno studente, non lavoro, quindi cioè, principalmente sono ancora in questa città per questo motivo, però vorrò fare un'esperienza fuori. Ciò non significa però che effettivamente non riesca ad apprezzare i lati positivi che ha ad offrire questa città, e soprattutto non riesca ad osservare il cambiamento che sta attraversando questa città e anche l'evoluzione. Credo sia una cosa effettivamente per chi la vive veramente, per chi cerca di trovare il cambiamento, allora effettivamente questo cambiamento si riesce ad osservare e a trovare. Non so se anche voi, Alessandro e Gianluca, che non avete avuto queste esperienze, conoscendo, ci conosciamo il contesto, ci conosciamo da tantissimi anni, io, Alessandro e Gianluca, con Ciccio da un po' meno, quindi so che anche loro non hanno avuto l'esperienza di lavorare fuori per tanto tempo, e quindi bene o male hanno vissuto tutta la vita a Messina. Cosa ne pensate voi? Guarda, quello che posso dirti io mi ricollego un po' al discorso di prima. Io pure ho fatto Erasmus, invece l'Erasmus mi ha aiutato tantissimo a dire io voglio stare nella mia città, ad apprezzare tantissimo la mia città. Per dare un contesto, l'Erasmus, diciamo, l'ho fatto in una grande città che era Parigi, quindi comunque le occasioni, le esperienze, gli eventi non mancavano assolutamente. Però proprio di quella tranquillità di cui parlavi tu è una cosa che per me è veramente molto importante. Stare qui con i miei amici, con il mio solito bar, con le mie solite serate. Cioè, è una cosa che a me personalmente piace. Magari per come sono fatto io apprezzo molto. E poi secondo me noi, vivendo in un'isola, siamo isolani alla fine, ragazzi. Secondo me questo senso di appartenenza lo sentiamo dentro che ci scorre. Quindi secondo me anche questo. Girarti e non vedere il mare per me Questo fa tanto. fa Sì, tanto, sì, fa tanto. sì. E poi se posso finire, secondo me una cosa che mi ha convinto a restare nella mia città, o comunque a cercare di restare nella mia città, cercare di prendere il meglio nella mia città, è che ho visto poca identità nelle altre città. Nel senso, Parigi era una città veramente molto molto grande, molto vasta, e quindi diciamo non riuscivi a
dare un'identità alla città, perché era piena di turisti. Invece io qui sono con la mia categoria, col mio personaggio tipico messinese, col tipico Zallo messinese. E che apprezziamo, direi apprezziamo. Questo mi aiuta a dare un'identità, a sentirmi a casa nella mia città. Quindi io diciamo sono più per questa filosofia, per questo flow. Sì, sicuramente hai dato degli spunti molto interessanti. Secondo me alla fine si riconduce a un discorso di trade-off in generale. Ecco Potrei partire- l'ingegnere che parla. Potrei partire con la lista, la solita lista: mare, cibo, il clima, eccetera. Arancini. Eccetera. Arancini, la gran vita. Arancina. No, Arancini. arancino. Quindi anche comunque viaggiando uno si rende conto sia di cosa lascia, sia di cosa si sta perdendo lì fuori. Quindi alla fine comunque è un periodo. Ma la vera domanda è effettivamente cosa ci manca qui? Cioè molto spesso noi diciamo ok, voglio fare questo, devo fare questa esperienza, devo fare qualsiasi cosa all'estero, ma cosa... Io mi attacco per dire che per aggiungere un bit pure a questa cosa, quello che diceva Marco è un po' quello che provavo io, no? Non dico alla sua età perché ero più piccolo, nonostante sia più grande di qualche anno, però diciamo che effettivamente se uno vuole trovare degli stimoli qua fatica, no? Perché poi magari come Gianluca vai a Parigi e dici ma sai che c'è? Ma perché no Messina? Perché alla fine dà tanti vantaggi. Io banalmente quando sono tornato da Roma dicevo cosa? Il weekend posso andare a mare? In che senso? Posso andare a mare e non, che ne so, a Ostia Lido, capito? E quindi trade-off è la parola chiave. Però andiamo avanti perché stiamo registrando. Cosa voleva la picciuola? Ok. Ok. Abbiamo avuto una piccola interruzione. Check luci e audio. C'è che luci audio e quindi prossima domanda. Comunque parliamo un attimo della movida, signori, perché magari non è che sono tutti come Gianluca che vuole andare alla solita serata. Ma vuole Capito? No, scherzo. Ragazzi, Però a me piace la tranquillità, posso dirlo? esatto, Stare tranquilli, fare la serata, a me mi basta. La comfort zone. presto casa di riposo per tutti gli under 30 che non vogliono muoversi. No, vabbè, diciamo, se parliamo di movida, effettivamente Messina negli anni ha fatto qualcosa, o almeno ci ha provato. Ripeto, per citare un po' di dati, qua, visto che alla plebe piacciono i dati, abbiamo avuto un sacco di eventi musicali, dai diciamo concerti al Franco Scoglio, a Marco Mengoni, piuttosto che l'RDS Summer Festival, che qua dice aver portato un 13% di spesa rispetto, no, ho detto una cavolata, con oltre il 60% dei flussi provenienti da Sicilia, però fuori dalla provincia. E poi il comune prova diciamo, a promuovere servizi tipo il night bus, gli ATM, no? Che onestamente lo trovo anche una cosa simpatica e carina, però qua c'è la contraddizione. E qua casca l'asino, signori. Perché tu hai una città che si svuota, per dire, le persone dire che se ne vanno, e dire, ma investe la città su grandi eventi e movida. Quindi, cioè, vedo un attimino, non si capisce. Basile, che vuoi fare? Non si sta capendo. E poi il discorso del turismo di fine settimana. Quindi non si riesce fondamentalmente, no, a creare un qualcosa, una macchina che resta non ti dico tutto l'anno in maniera estremamente perfetta, però qualcosa che possa dare una stabilità a sti picciutti caporazzi E campo non cava, nel senso. Dico, Esatto. ma secondo voi è un problema di città in sé per sé o un problema di persone? Cioè nel senso, qui secondo me è da indagare. C'è un problema proprio di città a livello logistico, che magari ci sono pochi eventi difficilmente raggiungibili, o proprio perché le persone non vogliono investire nel territorio. Secondo me entrambi. Le persone non vogliono investire per come secondo me è costituita la città, o meglio per come è stata costruita la città nel tempo, per come anche quello che ci ha dato la natura. Cioè Messina alla fine è una lingua di terra, ok? È costituita da 3 arterie principali, 2 arterie, adesso controllo dati, mi verificherà se dicono cazzata o meno. Comunque Verifichiamo. le arterie principali a livello di viabilità nella città sono la strada statale, la tangenziale che noi chiamiamo impropriamente autostrada di Messina, e basta sostanzialmente, quindi sono 2. Adesso c'è una nuova strada che sta venendo costruita, lato versante mare, diciamo, che parte da zona sud e arriva
in centro, che potrebbe favorire un pochino la viabilità. Però il problema principale è questo: Non ci sono soldi vicino. non ci sono soldi, non ci sono sciati, quindi giustamente i figlioli, ragazzi, che il sabato escono, a parte che oltre all'andare in centro effettivamente non è che ci sia una grande scelta, quindi è osservabile come il sabato sera tutte le persone che vanno in centro causano dei colli di bottiglia stradali che sono evidenti, così come anche soprattutto d'estate nella litoranea, con le varie discoteche che ci sono, con i vari lidi che ci sono, che organizzano serate. Si creano colli di bottiglie, si creano ingorghi, parcheggi ovviamente manco a pagare. Compare, ma Però- io voglio parcheggiare davanti al posto, compare. Ma tu compare, l'hai capita questa compare, cosa? forse è meglio prendere una barca. Ti fermi Però, davanti però al io lido. dico, voglio spezzare una lancia a favore. Cioè, questo può essere un problema a livello di viabilità. Però trovami una città in cui tu hai un pezzo di un lembo di terra di 4-5 km come abbiamo la litoranea, e tu lì hai tutta la movida della città tutta lì, capito? Cioè, questo può essere da un certo punto di vista uno svantaggio a livello di viabilità. Però tu sei lì e hai il grandissimo bar tour e ti prendi il Salvo Special, te ne vai più avanti e c'è il Bohemia, l'ex Bohemia, non so come si chiama perché io non sono addetta. Qua Ciccio ci può dire. Ma quando mai, compare? Una volta. No, però sono Quindi, d'accordissimo. cioè, Io pure anche lo vedo lì- come un'opportunità questa. Anche il centro, è vero che fai confusione. Una volta che parcheggi, se lo trovi, però quando lo trovi hai tutto qui, capito? Ti muovi. Questo è vero. È una città a passo d'uomo. Il discorso, sai qual è? Che avendo una linea di terra, ok, il problema poi diventa collegare i vari, no, Camaro sul Superiore, piuttosto che San Michele, Giostra, tutte quelle zone che, diciamo, in quel certo senso vedo che la città si sta muovendo in questa direzione, con parcheggi strategici e robe. Però andare più veloce, cioè io sono uno, ok, che ha abitato a Ritiro, cioè a Tremonti, ok, però vicino a Ritiro non so quanto tempo. Ci hanno messo 15 anni per fare un'autostrada. Cioè, c'è un ponte così tanto, 15 anni, figlioli. Cioè, ma non è possibile. E ci parlano di ponte sullo stretto. Che per quanto io possa essere anche favorevole al progetto, no? Ma con che Fortissima questa affermazione. Sì, no, dico, concettualmente lo posso anche essere. Poi, vabbè, non apriamo un discorso, se no Infatti, qua infatti, non faccio il apri- monologo. Off topic, Ok, diciamo. però dico, come si può pretendere di fare una cosa del genere quando ci mettiamo 15 anni a fare un cesso di svincolo? Lo posso dire, un cesso di svincolo. Sì, però è pure vero che a livello di viabilità, secondo me, negli ultimi anni, soprattutto la linea, diciamo, di trasporto, i vari bus hanno creato il famosissimo shuttle, che comunque secondo me è comodissimo. Ti metti Sì, ma Così, Conosciuto in famosissimo, tutta ragazzi. Europa, lo shuttle Chi è che non ha mai volante sentito di lo Messina. shuttle? no, però vedi, va verso quella È una direzione cosa che dicevi positiva. tu. Cioè, ci Va sta, verso quella secondo me. direzione. Ora però contraddizione, scusa, ti interrompo. Vai, tranquillo. Contraddizione, il fatto è che sì, Messina sta facendo passi avanti per migliorare la situazione di viabilità. Il problema è che questo però non viene effettivamente rispecchiato per quanto riguarda la qualità della vita notturna. Cioè, banalmente, vai a ballare, entri in qualsiasi discoteca o lido di Messina, entri 11:30, mezzanotte, alle 2:30 della serata finisce, ma anche giustamente, perché ovviamente entra in gioco una questione di disturbo della quiete pubblica, di rispetto anche per chi ci vive, per chi magari è un po' più anziano, un po' più in avanti, diciamo, con gli anni, e non ha interesse ad andare alle serate. Quindi stiamo parlando ovviamente di un problema per i giovani esclusivamente, anche per gli investitori che ovviamente non sono incentivati a investire in nuovi locali, nuove discoteche, nuovi bar a Messina, quanto magari a Catania, a Palermo. Che ovviamente la vita notturna non è forte, non è attiva come Catania, come Palermo, come altre realtà d'Italia, anche siciliane. Ma stiamo parlando anche di dimensioni diverse, comunque vorrei dire. Cioè, stai confrontando ancora Palermo è un pochino più paragonabile, però Palermo è completamente un'altra realtà, secondo me non sono paragonabili a livello di numeri. Quindi è normale. Poi dovremmo fare una proporzione e capire effettivamente in proporzione quanti eventi magari ci battono comunque. Sì, ok? ma io Però- penso sia un cane che si morde la coda, capito? Perché se Sì. ci fosse una vita notturna un po' più attiva, ci sarebbero anche molti fuorisede, molti studenti che sarebbero più attratti nel venire a Messina. Anche perché molte persone amano Messina da fuori. Cioè, i messinesi, no, un po'... Nel nostro caso, però, cercano sempre peli dovunque. E poi vedi persone che appunto vengono qua e dicono: wow, cioè, Messina spacca. Ma per questo ti dico un cane che si morde la coda, come dici tu. Perché i messinesi, cioè, se noi i primi che ce ne andiamo e decidiamo di scegliere un'altra realtà piuttosto che la nostra, e poi ci lamentiamo che non c'è la vita notturna, che non c'è l'attività, cioè noi dovremmo investire nel nostro territorio, e penso che lo stiamo facendo comunque.
secondo me in questo periodo, anzi un senso di appartenenza io l'ho visto, sono nate un sacco di realtà veramente, veramente che spaccano. Allora, io Che spaccano, posso dirlo. Sì, vorrei portare un altro punto sulla movida Vai, qua vai, che vai. diciamo avevamo scritto. E il discorso del night bus, diciamo, ricorda modelli nord europei dove la notte però è integrata in una gestione urbana più complessa, fatta di sicurezza, di trasporti e regolamentazione. Ora, in una situazione dove mancano queste cose, chiaramente gli imprenditori fanno fatica, questo si ripercuote poi sulle persone che vogliono lavorare, quindi pianta stabile del lavoro. E altre città italiane hanno sviluppato questo modello di zone calme e zone più, diciamo, trafficate, no? Perché come dici tu, poi cioè in una città sempre più vecchia è normale che c'è il nonno che rompe le scale e dice oh pane, mi vogliono cuccare alle 11 e invece Anche qua giustamente. dico giustamente, no, però ci sono appunto questi modelli che perché non sfruttarli a Messina, cioè fare una zona, cavolo, tipo la zona sud, no, poi avete molti esempi da portare probabilmente. Infiniti, cioè è piena di ex industrie e robe, cioè facciamo un capannone, non lo so, ma non è che dobbiamo per forza fare i rave e drogarci, possiamo no, anche cavolo. giocare a un 2-3 stella, no? Non so se conosci Lex Sanderson. Zona No. sud, è tipo tra Pisturina, tra Mezzere, comunque quelle zone lì. Lì lo sai cosa ci vuole? Hai presente Pacefield, San Giuliano di Malta? Deve essere lì, proprio montato con i grattacieli. Grattacieli non si possono fare chiaramente a Messina perché è zona anche sismica, tra l'altro. Chiaro? Però penso comunque che il lato città è un lato oggettivo, ok? Cioè si può migliorare, ci sono esempi su come migliorare, eccetera, eccetera. Lato popolazione è difficile fare di tutta l'erba un fascio, cioè non si può dire ok, i messinesi sono così, Sì, vabbè. ok? Cioè ci sono È una quelli conseguenza, non è una causa. Sì, anche ci sono quelli che si vogliono divertire, quelli che provano, come diceva Gianluca, a creare qualcosa per risollevare, diciamo, la vita notturna, ma anche la città in generale, così come ci sono quelli che non vogliono fare niente, magari gli va bene il solito bar, la solita discoteca, e quindi è un sistema complesso, sicuramente. Hai dato una buona idea, un'ottima idea con l'ex Anderson che conosco anch'io, essendo anch'io di zona sud, che se non sbaglio, correggetemi, è sostanzialmente abbandonato da decennio, 2 decenni, non ho... Sì, circa. Sì, praticamente Ah. sì. Abbiamo un'infinità di spazi, ragazzi, da riqualificare. Ci vogliono i soldi. Io volevo buttare sti soldi in Sicilia, signori. Karim, nesci soldi. Cioè, Hashtag. no, Vabbè, ma ma- veramente, cioè, ma Messina storicamente è stata crocevia del Mediterraneo, cioè, eravamo, penso, la potenza della Sicilia, capito? Cioè, Palermo e Catania allevati B, per ma dire. anche ora direi. Esageriamo. Purtroppo non esager- Però torniamo sempre lì al discorso. Mm. Secondo me andare lì a investire su quella zona sud, sarebbe fantastico, però anche lì, quando tu hai una sola strada e tu apri tutto così, tutto, diciamo, è normale che tutta l'affluenza... È vero che da un lato le persone si spostano, magari ci saranno un 50% che va di lì e un 50% che va di qui, e quindi da un lato secondo me potrebbe essere anche una risoluzione del problema, però l'infrastruttura che abbiamo a zona sud secondo me non è assolutamente pronta per Adatta. ospitare un bacino di utenza della portata che stiamo vivendo. Certo. Come no? L'ho detto io. Cosa volete proporre di fare lì? Specificato, ora ci arriviamo. Ho detto di fare Pacefield, non ti è piaciuto? Vabbè, piccolo blooper, il nostro direttore non era attento alla discussione. In ogni caso, Comunque dai, dici un attimo 2 informazioni Ale su questo Paceville, su questo ex Anderson, dai un po' di questo ex contatto. Anderson, che le problematiche sono evidenti a livello di viabilità, cioè lì l'accesso sarebbe la strada di Pistunina, che è una strada, nel senso, costruita credo 100 anni fa, che non permette il passaggio di 2 macchine sostanzialmente contemporaneamente. Poi c'è la strada statale che già, insomma, è causa di colli di bottiglia a valanga. allora, lo vedo un collo di bottiglia solamente iniziale, perché se tu crei un polo, ok, che è un polo di persone, un polo di come conseguenza soldi, comunque sai che investire sulla situazione ti frutta, è normale che poi, come è stato per RDS, capito, fai, non so, i bus che vanno là, fai, non lo so, gli aliscafi, cioè sarebbe fighissimo, no? Che parti da centro con l'aliscafo, arrivi, cioè comunque lo colleghi, cioè applichi uno sforzo per collegare e portare più persone in modo più efficientemente.
Sarebbe anche quella parte zona. dell'esperienza stessa, prendere l'aliscafo per andare al polo di divertimento. Cioè, vuoi mettere e dire: mamma, non hai capito? Sono messi a ballare. Ho preso L'aliscafo. Un po' come l'Ipari. Il comandante ha impennato. Va bene. Volevo andare avanti e dare un altro spunto qua che Perplexity mi ricorda. Ma quanto lo paghi? No sponsor. Quanto lo paghi? Quanto paghi al mese? Chiaramente non lo pago, se no No, è giusto. No? Anzi, non lo usate, ragazzi, perché fa schifo. Ma quanto ti pagano? Zero. Assolutamente. No, bravo. Se volete, qua c'è la mia mail in sovraimpressione. Raga, dovrei capire che Ciccio è l'esperto dei AI. Ogni singolo tool, ogni software, ogni singola intelligenza artificiale lui ce l'ha, la paga al mese, spende i miliardi, le ha provate tutte. Tutte sono i Rocco Siffredi degli AI. Allora, no, un altro tema importante secondo me è che potrebbe avere un'attraction, come dicono quelli bravi, per invertire la tendenza. Potrebbe essere quello che appunto un modello che hanno utilizzato anche altre città, ovvero quello di prendere dei borghi magari super forniti a livello di infrastruttura di fibra ottica, no? Quindi una connessione magari anche veloce, che sono stati ormai disabitati, e renderli fondamentalmente degli spazi attrattivi con che ne so, incentivi, no? Per costruire degli hub o banalmente ora non vorrei dire corbellerie, però mi pare che il governo aveva fatto una roba del genere, ovvero già dare degli incentivi al south working per le aziende che scelgono di aprire sede legale nel sud. Però continuare con questo approccio potrebbe essere, non so, una risoluzione o comunque qualcosa che potrebbe come scusa far venire i giovani, no? Tu dici ok, i giovani lavorano, che ne so, a Savoca, perché lì hanno, ok, dici non sono a Savoca, non sono a Messina, però diciamo in un piano, in una visione più grande, poi queste persone a un certo punto la sera vorranno fare qualcosa, vorranno non so, magari si portano la famiglia, aprono cose, quindi ecco, Però- potrebbe essere uno spunto questo. Qua mi sorge un dubbio, ok? Cioè, vi Sì. faccio questa domanda, ok? Porto l'esempio di Taormina, ok? Taormina è famosa veramente, vorrei dire, non vorrei esagerare, però veramente in tutto il mondo, ok? Però raga, a me andare a Taormina, posso dirvi, non mi piace. Secondo me è un posto bellissimo, fantastico, ma ha perso anche lei di identità. Cioè io non vorrei che... Si deve trovare un giusto trade-off. Ci sta a investire, perché magari la situazione attualmente non è, diciamo, a un buon livello. Però non vorrei che diventasse un troppo, un posto pieno di turisti. Cioè io giro a Taormina, che è un borgo bellissimo, però ti vedi Gucci, ti vedi Louis Vuitton, ti vedi... Capito? Ha perso secondo me l'identità per cui è diventata famosa. Adesso è un borgo siciliano. Esattamente, capito? Io non vorrei poi andare a creare queste situazioni, perché comunque secondo me a livello di turismo stiamo ingranando anche abbastanza bene, io direi. Quindi non vorrei che, come dici tu, overtourism e vai a perdere quella che è la semplicità e l'identità della città. E io da messinese Taormina non me la vivo più. Ci vado magari quelle 2 o 3 volte, giro lì, capito? Questione di trade-off. Però non puoi avere la botte piena, la moglie ubriaca. Certo, bisogna Cioè, trovare il giusto trade-off. Infatti non non facciamo niente, Taormina deve essere vuota. Però no, con lo giusto capisco. tempo, spazi. Anche a me mi roderebbe, diciamo, se poi andassi, non so, a Torrefaro, dov'è un posto carino, no? Cavolo, io messinese, io me lo sossettare che c'è, mi Bravo. compari del Venezuela, quello del Giappone. Dico, ci vuole un Perde equilibrio. un po' di ci vuole identità. un Dico, equilibrio. sicuramente positivo, porta fondi, porta soldi, porta fama. Però poi se la città non la puoi vivere, dico, che facciamo? E Certo, qual è certo. il tuo trade-off? Qual è il tuo dritto? Quali sono le Ragazzi, condizioni? se Anche in linea se generale. avessi la soluzione non sarei qui No, con no, voi, no, ragazzi, no, scherzo. Certo, non saprei dirti, è una cosa su cui ho ragionato ora, Ok. capito? Cioè io ti dico quello che non voglio. Magari è No. sbagliato, anzi sicuramente è sbagliato, però io so intanto quello che non voglio che succeda. Poi far succedere quello che voglio è un po' più complicato di quello che è. Quindi sì, ragioniamoci, poi avete idea, tu cosa faresti? Tu che sei un testone, cosa faresti? Lavorare ingegnere. Dico, è una questione che hai tirato fuori tu, diciamo, non ci avevo pensato, quindi non ho la soluzione Boh. pronta. Dammi i soldi, ti porto la soluzione. Ragazzi, sicuramente, è questo sempre, sicuramente. siamo sempre là, siamo. Insomma, scherziamo, ragazzi, non siamo penali, non ce ne frega niente, però dico, Non è semplice, ragazzi. Cioè, alla fine
giustamente il tuo è un punto di vista, cioè non è una verità assoluta. Certo, Personalmente, ovviamente, penso si sia capito, sono un po' più verso, diciamo, lo spettro di progressione, nel senso che l'identità è giusto che venga mantenuta, è giusto che debba essere sentita dai cittadini messinesi, però allo stesso tempo bisogna un attimo guardare anche un po' oltre a quello che non si conosce, per il bene della città stessa, perché stare troppo confinati e limitati alle proprie tradizioni è un bene, ma allo stesso tempo può portare anche degli aspetti negativi. Quindi sì, il discorso è, come diceva Alessandro giustamente, anche qui si parla di trade-off. Allora, Quindi bisogna trovare una soluzione che sia sostenibile, ecco, per i cittadini di vecchia data e per i nuovi cittadini, quelli che verranno, ecco. Certo, però dico io non voglio fare l'ipocrita, però tu immagina che sei un tuo padre, tuo nonno, il tuo bisnonno aveva una bellissima casa proprio nel borgo, lì nel centro di Taormina, passano 20 anni, passano 30 anni, quella casa che valeva 120.000 euro ti vale 2 milioni, ora sto sparando cifre ragazzi, tu che fai? Quello è un problema capitalistico. Tu che fai? Dimmi Andiamo cosa oltre. cosa faresti, capito? Questo ragionamento io... Dipende, se la casa è mia, gioirei. Ok, e che fai? Te la vendi? L'affitti? Cosa fai? Dipende, cioè valutare, sì, potrei valutare di affittarla. Non dico sia giusto, ok? Ti dico quello che farei giustamente a livello utilitario. Sì, l'affitterei. E ti dico qual è la conseguenza dal mio punto di vista, Sì. che lo fai tu, quello accanto a te lo fa pure, quello accanto a te lo fa pure, è il bello secondo me, cioè il motivo per cui poi quella città, quel borgo diventa famoso, che è la bellezza a livello estetico, geografico dove è posizionata, ma anche le persone. Cioè le persone scompaiono, non hai più un messinese, saranno tutti negozi, tutte persone che ricchi che vengono, come diciamo i tipici strade centrali della città dove trovi colonizzate. soldini, Questo è capito? vero, questo è vero. E secondo me questo è a lungo andare è un meccanismo che ti porta non ad avere turismo, ma a lungo andare te lo porta a perdere, perché tu dici ok, mi sposto su quello nuovo, capito? E c'è un sposti. Invece trovare il giusto trade-off, che non sappiamo come farlo, per me è la soluzione. Ora non vorrei rimanere fossilizzato su questo, no? Ti ricordo che comunque la discussione era cioè dall'ex Sanderson, ok? Quindi probabilmente suddivisione. il trade-off è proprio Voglio quello. arrivare anche a come- questo. Come suggeriva Francesco, che se crei un neighborhood, un vicinato, ecco, chiamiamolo così, di movida, in cui non te ne frega niente del brand o comunque dell'essenza della città, che comunque ci sarà sempre, perché la città sempre quella è. Alla fine ti puoi spostare al centro e vedi il Duomo, vedi tutte le attrazioni culturali. Questo potrebbe essere un trade-off. Suddivisione in zone adibite ovviamente a preservare l'identità cittadina, il centro storico banalmente, e zone adibite ad altro. Banalmente questa Sì, sarebbe sì. la soluzione, una probabile soluzione. Ciccio, tu che ci vuoi dire, Ciccio? Che vi voglio dire? Niente, vi posso citare qualche altro dato. No, vi posso dire che off topic, diciamo, che un'altra cosa che andrebbe fatta è spendere soldi per la parte, per metterla in sicurezza dal punto di vista sismico, che secondo me, diciamo, ripeto, è un off topic, ok? Non c'entra molto, però... Beh, in realtà sì, c'entra perché bisogna tener conto anche di queste caratteristiche della nostra No, città, perché- di queste esatto. vulnerabilità della nostra città. Perché tu cosa succede? Nella mia visione un po' anche, no, come si dice, apocalittica, che tu investi, no, cavolo, abbiamo fatto un sacco di passi avanti. Se voi pensate che nemmeno 115 anni fa circa siamo stati rasi al suolo, ok? Oggi abbiamo ricreato finalmente un qualcosa, una città effettivamente che si vive, eccetera. Pensate se arriva un altro terremoto, e arriverà, perché arriverà. Faccio corna, approfitto. Arriverà. Dobbiamo solo... Cioè, E questa è anche una Solo causa per aspettare. cui magari Messina, per molti punti di vista, è sviluppata meno rispetto ad altre realtà siciliane in generale, ecco. Il terremoto ha impattato molto purtroppo sulla nostra città, c'è da dire. A rimarca del tuo punto, arriverà, però possiamo fare qualcosa per limitare i danni comunque Sì, alle abitazioni, alle infrastrutture. Andiamo via. No, scherzo. Ovviamente no. dico, abbiamo qua altre... Cioè, dove vogliamo andare? Un secondo stop perché sennò non so Sì, come- sì, sto pure qua. Va bene. No, ma Quindi stavamo quindi già ora dobbiamo registrando? ripartire con tutta la roba. Ah? Cioè ripartire. Che ripartiamo? Ripartiamo. Ripartiamo, sì. Amsterdam, diciamo, il modello Night. Ma... Night Club. Night Sindaco Night, com'era il discorso? È il sito del Cavaliere Oscuro. Era figo a Berlino, ci sono
parlando che non sono insorganizzati ma sono... Sì, esatto. Diamo un po' di insight di altre realtà. Vai. Dai nostri dati, dalla Portiamo regia. l'erba a me no. No, questo tagliamo. Ok. Un po' di insight, Un po' di insight, sì. Altri modelli di altre città, di realtà ovviamente completamente differenti da Messina, quali Amsterdam e Berlino. Adesso regia, correggimi se dico cavolate, che tu sei più preciso. Ragazzi, Anzi, vorrei dire che richiamo l'aiuto della regia che ci dice i dati esattamente. sì, e poi prima noi parafrasiamo. vorrei citare che comunque questi due ragazzi qui sono stati al Berghain, sono riusciti ad entrare. Siamo stati a Berghain, ragazzi, e questo è un esempio di alternativi. Ecco perché vuole andare fuori. Alternativa. Non siamo mai alla più vita usciti. notturna messinese. Quindi giustamente andare al MAM un pochino mi sta stretto, ecco, dopo essere stato a Berghain, però vabbè, diciamo che è un'opinione un po'... Che comunque, quello che si vede al Mama, bro, troppo distante dal Berghain. Ti dirò, Posso esatto. dire? Sì. Per certi aspetti è anche peggio del Berghain. Sì, devo dire. Comunque... Qua leggo che il sindaco di Amsterdam, io non lo sapevo, chiamato anche sindaco della notte, O Cavaliere Oscuro. Cavaliere Oscuro, Fuck. Batman, fa da mediatore tra residenti e gestori, che poi, ripeto, sono quelli che ci scassano la wallera, spostando le licenze H24 nelle periferie riqualificate. Quindi in un certo senso dice: compare, tu qua fai troppo bordello, te ne vai da questa parte, se ho Sì. capito bene. Sì, sostanzialmente è questo, sì. C'è chi gestisce, a chi dare le licenze, come, in che modo appunto, con quale modalità diciamo darle, e le zone in cui è possibile darle o meno. E inoltre vorrei anche ricordare un altro esempio di realtà, che è quella di Berlino, in cui i club sono considerati un patrimonio, adesso non mi viene di dire patrimonio dell'UNESCO erroneamente, un patrimonio culturale della città, dati alla mano, confermate appunto che effettivamente i gestori locali si devono, anzi, chi crea appunto, chi costruisce nuove case, sostanzialmente nuove abitazioni in quartieri che sono adibiti per la vita notturna, deve occuparsi dell'insonorizzazione. Perciò questa responsabilità spetta a chi costruisce le case piuttosto che a chi crea i locali stessi, per far capire quanto siano importanti, quanto siano considerati Forza Berlino. proprietà Forza Berlino. fondamentali della Tutti a città. Berlino. Poi un'altra cosa che si potrebbe fare, cioè, perché poi alla fine, ragazzi, cioè, a me non mi piace parlare, diciamo, solo di soldi, però si riduce a quello, ok? Si riduce a quello, perché? Perché tu, quando, cioè, con tutta la buona volontà del mondo, vuoi tirar su un locale, non so, che porta avanti cose culturali, spettacoli, cioè, hai una burocrazia allucinante, costi esorbitanti, cioè, ma come vuoi far fiorire determinate cose se fondamentalmente fai di tutto per mettergli i bastoni fra le ruote? E anche le persone più, come dire, dedite a questa roba qua, poi alla fine si scontrano. Faccio un esempio, ok? La Redshift, ok? Che è un posto che a me sta molto a cuore. Diamo un po' di contesto, spiego. Sì, la Redshift è fondamentalmente una sala, in gergo è arrivata la merce, ragazzi. No, scherziamo, mi dissocio. No, dico, la Redshift era una realtà, cioè è una realtà, ma lo era fisicamente, ora non più purtroppo, perché diciamo, oddio, ok. Da capo. Rewind. Taglio. La Red, dai un po' di contesto, sì, sì. contesto. Do un po' di contesto. Allora, la Redshift era una sala, ok, LAN, dove tu praticamente entravi, potevi affittarti un computer a ore, giocare, non so, anche board game, quindi giochi da tavolo, i classici risico, ma insomma era pienissimo, c'era un sacco di E direi giochi da anche a tavolo, prezzi molto prezzi super abbordabili, eccetera, no? Cioè, realtà di questo genere a un certo punto si sono trovate costrette a chiudere perché non tutelate. Cioè, io voglio vedere te, ok, che, ripeto, con tutta la passione e l'amore del mondo, provi a portare avanti un qualcosa e poi non sei tutelato da nessun punto di vista. Quindi arriva che sia la locale di turno, che sia la finanza, insomma, i controllori, la SIAE, non lo so, quello che vuoi tu, ok? Che a un certo punto letteralmente non ti rende economicamente sostenibile quell'attività. E dico, ripeto, non mi piace parlare solo di soldi, ma poi le persone devono mangiare, devono stare, e poi è normale che i giovani se ne vanno. Questo sì, però tu stai facendo secondo me un discorso che è giustissimo
ma non legato al territorio. Cioè, nel senso, questo è un discorso generale che vale per il sistema italiano, il governo. Certo. Quindi non, assolutamente. diciamo, non lo legherei alla città di Messina che non gli aiuta, perché le stesse realtà magari al di fuori di Messina che problemi hanno? Hanno gli stessi problemi, suppongo, magari li gestiscono in maniera diversa, non lo so. Ma diciamo che torniamo ai in soldi, parte- torniamo ai in parte soldi. si collega. Sì, certo. Capito? Perché se tu... Ma questo è un problema italiano, non Sì, legato sì, al territorio. però qua lo sentiamo ancora di più perché secondo me cioè mancano le Mancano i risorse. giovani, ma mancano i giovani anche per Anche. i motivi che abbiamo elencato prima, quindi in parte si collega, insomma, vai in altre realtà come Catania, Palermo e Roma e Milano. Queste realtà, questi locali come Redshift stesso, che è un esempio lampante, esistono e funzionano. Oddio. Con difficoltà, No, con difficoltà, vabbè, però. il caso della Red, cioè della macro categoria delle sale LAN, è un caso a parte perché cioè, anche a Brescia hanno sequestrato un Sì. palazzetto intero. Quindi, comunque, per farti capire, i VC sono paragonati alle slot machine. Ottimo, Capito? ottimo. E non solo, c'è Questo questa è cosa. troppo tradizionalismo di cui parlava Gianluca, che a volte porta E non c'è la volontà a voler diciamo cambiare le cose. Appunto, secondo me noi da giovani dovremmo interessarci alla politica, perché poi alla fine se non si parla, cioè i soldi li portano alla politica di base. Quindi lo so che siamo tutti magnacci, figlioli, sono tutti per ladri dal primo all'ultimo, però dobbiamo scegliere quello che si ruba 50 centesimi invece che 5 euro. È così, compare. Cioè, quando tu vuoi stare con l'amico scarrafone, compare, ne hai 2 scarafoni, con chi vuoi stare? Con quello meno scarafone di È tutti. normale. no? È giusto. Lo Io scarafono direi- più io, poi arrivo a questo È punto. chiaro. Direi un attimo di fare un sunto. Sì. Diciamo, con questo spunto faccio un po' una domanda e cerchiamo un attimo di chiudere. Come vi vedete, dove vi vedete fra 5 anni? In relazione a tutto quello di cui abbiamo parlato. Io morto. A Messina, Di questo Morta. passo nello stretto. Ah. Ok, mi piace. Io non morto a Messina, ma con i capelli bianchi a Messina a 29 anni, sì. Minchia. Di questo passo, cazzo, sì. Minchia. No, vabbè, Io- dai, a facciamo parte gli facciamo i scherzi. seri. Chi c'è? Scherzi. Io a Messina con i capelli. Ecco. Gianluca Biondo è liscio. Investitori da tutta la Turchia, venite a Messina. Venite perché c'è un sacco di lavoro. Non succede, ma se succede. Se succede. No, io fra 5 anni, onestamente, mi vedo a Messina, ok? Sperando che l'IAI non mi fotte il lavoro. No, scherzo. Sarò io facendo IAI che fotterò il lavoro a voi, quindi mi dispiace. Bravo, mi è piaciuta. No, vabbè, fra 5 anni io continuo a vedermi a Messina, diciamo in pianta stabile. Mi piacerebbe continuare a rimanere qua, se diciamo la vita me lo permette continuerò a sceglierla sempre. Tu Ale? Io stessa identica cosa, Stessa cioè, nel identica. senso spesso non è una decisione, cioè non è una decisione. È vero, vieni dall'alto. Realisticamente non è una decisione. La volontà chiaramente c'è e ce la stiamo mettendo tutta. Let's go, Ski. Spoiler, no, spoiler alert. Abbiamo un progettino, poi faremo per rimanere, di conseguenza sì, speriamo di essere qua allora. Ma personalmente sento di voler scappare il più lontano possibile non so, Antartide, no, vabbè. Sento il bisogno di andare fuori, sento il bisogno di fare nuove esperienze, ma questo non preclude il fatto che poi molto probabilmente, già lo so, sentirò il bisogno di ritornare nella mia città, magari anche arricchito di esperienze fatte fuori, che mi permetteranno anche di dare un contributo e di migliorare questa città per come è meglio possibile, per come io possa fare. Gianluca, penso di sapere già un pochino qual è la tua visione. Però... Diciamo che la mia è un po' quella che avete detto voi, nel senso che a me piacerebbe non restare qui, cioè nel senso, mi piacerebbe sì restare qui e stare qui fra 5 anni, ma il discorso è proprio andare fuori e cercare di raccogliere il più possibile, Esatto. raccogli e cercare di portare tutto quello che impari di buono, ma non per forza buono, anche qui nella città, Il viaggio di Ulisse, insomma. anche Che torna a negativo. Itaca, nella sua terra natale. Vamos! E portare tutto qui. Quindi questo è un po'. E porta un po' di capitale di cash. Cioè, facciamo queste strade e questi poli per i giovani. Non ho capito che vuoi portare? No. Gianluca sta svalvolando, quindi io direi di chiudere. Sì. Un bacio. Aspettate ragazzi, Ciccio stava dicendo una cosa. No, beh, niente, stavo dicendo che dico, ragazzi, non c'è bisogno di andarsene da Messina,
ci sono tanti lavori, cioè non è vero che non c'è lavoro, ok? Cioè, ad esempio, andate in Calabria, a Vibo Valencia, vi prendete un chilo di cocaina e tornate e avete fatto. E allora io direi l'ultima cosa veramente, la chiudiamo così. Ora diamo 3 parole, una parola a testa a Ciccio e Ciccio ci chiude con 1 minuto di freestyle. Vai. Freestyle, fai. Aspetta, è fuori contesto. È fuori contesto. Mettiamo un po' di intro qui. Vediamo, regia, ce l'avete una base, la sentiamo. Wasted song perché adesso Ma ci fanno questa i idea pezzetti. il suo freestyle. Vai. Che cazzo? Pronto? Ce l'hai. No, La ragazzi. sentiamo. Ma non c'è manco la base, ma che mi fate Allora, fare sui tema base. Base, basilare, questo è il tema. Dai, Ci sei? facci così, facci 12 quarti. Yeah, vi faccio 12 quarti. Poi mi bevo un 4 bianchi. La base arriva quella. Ma Non veramente? quella integrale. Ma come? Mi volete fare freestyle veramente? Ma sì, poi la tagliamo. La tagliamo? Oppure no. Ah? Allora io direi. Dai. Allora io direi Messina, Sindaco della notte, fra. Fammi una rima con Sindaco della notte, No, per favore. Sindaco della notte. Cavaliere Oscuro. Sindaco della notte con Cateno De Luca, fra. Madonna. Fai qualche incastro di Quello questo. sceriffo della notte. Esatto. Sceriffo. Ok. Ok. Messina in onda. Mi dovete fare male qui, ragazzi, la Messina in onda. taglieremo. Però siamo qua. Magari sta e non la Sì, tagliamo. però se spacca, vedo, però dubbi. Sì, certo. Ci siamo, fra. Entra nel flusso, compare. Senti a me, entra nel flusso. Yeah. Un modo rima. Allora, però facciamola più. Dai, datemi le parole mentre faccio i 4 Ok. quarti. Avete capito come funziona? Sì, ci Ok. siamo Ok. esperti. Let's go. Direi partire con la prima parola, Messina. Ok, Messina. Sulle mani su. 3, 2, 1. Ok, quando arrivo lo sai che ce n'ho molte. Sfondo tutte le porte. Fanculo la Caronte. Ce l'ho già in mezzo alle gambe il ponte. Oh no, quando arrivo sai non sono un socio, però lo stesso mi dissocio. Ehi, lo sai che te l'ho detto, ne ho molte. Voglio fare io il sindaco della notte. Ehi, quando yeah. arrivo lo sai. C'ho le rime troppo dure. Voglio fare il sindaco della notte per andare dalle signorine oscure. Yeah. E con questa, ragazzi, Bravissimo, la facevo chiudere, meglio di facevo così chiudere. non si poteva. 10 su 10, ragazzi. Messina in onda. Scuda, ciccio. Alla prossima, ragazzi. Alla prossima.